Consegna della maglietta a Francesco che arriva da più lontano, da Lecco, 168 km contro 166 da Modena. Non te la prendere. No, grazie Francesco. Grazie. Amici di Moto.it, ciao a tutti da una comparativa con i nostri amici lettori. Oggi siamo qua a Bobbio, siamo in tanti per conoscere le Kawasaki Versys 650 e la Honda NC 750X col DCT. Adesso andiamo a provarle, però prima un saluto a tutti da Bobbio. Ciao ragazzi! Ragazzi, i nostri amici che sono arrivati stamattina per la colazione con noi sono andati via, adesso restiamo con le moto della prova. L'avete già viste nel video passare avanti e indietro a velocità anche bella allegra. Parliamo della Honda NC 750X e mi sposto così Teo la inquadra, la Kawasaki Versys 650. Prima di far dire al nostro Gix che allestimenti sono, vi diciamo perché l'abbiamo scelte. La Honda NC 750X è la moto più venduta nel segmento delle crossover di media cilindrata e quindi è giustificata la sua presenza. La Versys invece 650 è qua con noi perché nei commenti è stata richiesta tantissime volte in una prova o meglio ancora in una comparativa. Partiamo dalla Honda, questa è la versione top di gamma, è la Travel Edition, quindi è quella dotata di borse laterali, bauletto, paramotore, faretti aggiuntivi, cavalletto centrale, paramani. Quindi questa versione top costa 10.490 euro. Tra l'altro questo qui è il colore della versione nuova. E tra l'altro questa qua c'è anche il giochino dei tastini. Certo, questa è la DCT, quindi top di gamma per questo motivo. Quella dietro invece, la Kawasaki Versys 650, è una versione Special Edition SE bicolore, quindi già questa qui esiste sia in versione senza accessori. Poi abbiamo una versione intermedia che è la Tourer Plus, che è questa qui dotata di borse laterali, borse interne, paramani, protezione per il serbatoio, faretti aggiuntivi, e questa costa 9.140 euro. Quindi la Tourer Plus esiste anche in versione Grand Tourer, che è esattamente identica a questa, ma con aggiunta di portapacchi posteriore e bauletto. Un bauletto grande che contiene 2 caschi integrali. Anche le valigie che vedete qua sono in grado di contenere il casco integrale e sono molto capienti. Honda invece ha delle valigie un pochino più piccoline, le vedremo dopo, ma la particolarità del vano portacasco, abbiamo sempre la possibilità di riporre altre cose quando il casco non c'è in questo bel vano da 22 litri. Cos'è? La birra dentro? Guarda, no, questa è acqua minerale, oggi faceva caldo, l'abbiamo quasi finita. In moto solo acqua, eh? Solo acqua, certo. Adesso vi raccontiamo subito come si comportano queste moto in città, in autostrada e nel misto. Poi passeremo alla descrizione molto sintetica dei vari argomenti, proprio come li leggete di solito nelle prove su Moto.it, con le faccine da 1 a 5. Una faccina vuol dire che proprio la moto è stata un disastro in qualche settore specifico, 5 faccine se ci è piaciuta un sacco. Sei d'accordo? Beh sì, è la cosa più chiara, più comprensibile per tutti, certo. Beh, la NC in città, soprattutto con la versione DCT, io gli darei un bel 5 faccine, un voto alto, ma se lo merita tutto perché è vero che pesa un pochino più della Kawasaki, non è leggerissima, però ha un cambio eccezionale, la modalità drive va veramente bene in città. Tra l'altro questa è la terza edizione del DCT e l'intervento da frizione, doppia frizione, che con uno slittamento molto migliorato, ha veramente reso più semplice la guida anche nel traffico, quello strettissimo quando bisogna fare lo slalom tra le auto, e solitamente si lavora con la frizione. Qua da sola funziona veramente bene. Altra cosa, le sospensioni hanno un'escursione decisamente favorevole per quanto riguarda anche il pavé. Il calore trasmesso dal motore è molto basso. È vero che le borse sporgono un po', però potete togliere le borse laterali, lasciare il bauletto e avete sempre il vano portacasco, quindi anche la praticità e la capacità di carico è molto elevata. La nostra Versys 650 in città si becca 4 faccine, soltanto una meno della Honda. Perché? Perché vedete qua c'è un bellissimo scarico sottomotore che quindi ci permette di avere borse simmetriche, però come contropartita scalda parecchio i piedi. Per quanto riguarda invece il comportamento generale della moto, in città la Versys va veramente bene perché ha sospensioni a lunga escursione, un impianto frenante con ABS per niente invasivo e un motore dolcissimo anche ai regimi più bassi. Tra l'altro il peso della moto, come vedremo dopo, è molto contenuto. Un altro aspetto, Teo, che è leggermente migliorabile rispetto alla Honda che ha il fenomenale cambio a doppia frizione,
è il cambio invece tradizionale della Versys. Eccolo qua, vedete che c'è la leva classica che è appena duro negli innesti ma è molto preciso, quindi 4 faccine per la Versys. E adesso passiamo invece con Gix al comportamento nel misto della Honda. Comportamento nel misto per la nostra Honda. Beh, anche qua io do un bel 4 faccine. Un voto alto per certi versi, ma meritatissimo. Perché? Perché, per esempio, tutti ci dicono, ma sono 55 cavalli, vero? Però ha un'erogazione veramente pronta della coppia, quindi anche se manca un pochino di cattiveria, manca in allungo, ma voglio dire, stiamo parlando di una moto di media cilindrata, quindi che non gioca tutto sulle prestazioni, no? È una moto turistica, quindi se la prendete da questo punto di vista le 4 faccine sono veramente meritate. Perché dico questo? Perché è vero che è più lunga rispetto di passo rispetto alla Kawasaki, è più pesante, però alla fine è una guida molto rotonda, molto fluida, bisogna imparare a impostare la curva in maniera molto dolce, molto tonda, perché la correzione non è così semplice come con la Kawasaki, è meno maneggevole, però in cambio di questo vi regala un'uscita di curva molto favorevole. Un solo disco davanti che sembra poco, anche noi eravamo convinti che magari in discesa non bastasse, in realtà si riesce a modulare molto bene, la moto è abbastanza lunga di passo e questo aiuta a mantenerla stabile. Una piccola critica alla forcella, perché tende a diventare un pochino rigida, a diventare un pochino secca sugli avvallamenti, in realtà però rimane stabile, quindi al di là di questo fastidio a volte sentire un pochino di colpi il manubrio, ha un'ottima trazione e la sospensione posteriore non si muove, segue molto bene. Naturalmente nello stretto vi consigliamo di utilizzare il cambio manuale, questo perché vi aiuta, poi lo spiegheremo magari meglio dopo, vi aiuta a tenere la marcia giusta sempre. Aggiungo una cosa sulla Honda, perché oggi ho guidato più che altro la Kawasaki e seguire questa moto mi ha sorpreso moltissimo, perché in uscita di curva col motore tutta coppia l'ondina se ne va ed è molto stabile, dove con la Kawasaki avevo qualche scuotimento dietro, questa invece è sempre stata stabile come un treno. Ma adesso passiamo alla Kawasaki che ho usato tantissimo oggi nel misto della Valtrebbia. Per adesso la sfida prosegue molto equilibrata, perché anche la Kawasaki si becca 4 faccine. Questo perché? Perché ha un avantreno bellissimo, l'avantreno mi è piaciuto di più rispetto alla Honda perché è molto più facile in inserimento di curva, comunica tantissimo, il motore è molto fluido, è lineare ed è potente agli alti. Pensate che la Kawasaki dichiara 69 cavalli ma 8500 giri, quindi per rendere al meglio e per stare dietro alla Honda NC 750X bisogna spremerlo parecchio e tante volte se la marcia non è quella giusta l'Honda fa dei metri e se ne va. Non prende 5 faccine la nostra Versys perché le sospensioni vanno molto bene davanti, vi ricordo che sono regolabili ma lo vedremo dopo nel dettaglio, mentre dietro in uscita di curva il mono tende leggermente a pompare quando si guida forte, ma nel complesso questa moto nel misto va bene anche perché è molto leggera. La frenata poi è ottima e sopporta la fatica anche in discesa, perché guardate un po', davanti abbiamo 2 grossi dischi da 300 mm con disegno Wave che hanno un'ottima resistenza. Prima di passare all'autostrada vi facciamo anche vedere 2 minuti di onboard, così sentite il rumore del motore della Kawasaki e della Honda. Eccoci alle prese con la prova nel misto della nostra Versys 650. La posizione è molto comoda anche per i piloti più alti. La sella è leggermente infossata ma comunque il controllo della moto è ottimale. Adesso siamo su un tratto lento da seconda e terza marcia e vedete come il motore riprende benissimo già da 3-4 mila giri. Ma volendo posso mettere in quarta, quinta, guardate che roba, lo faccio scendere apposta di giri a 3000 giri, ancora meno 2005 e guardate sono in salita e riprende in maniera lenta perché è un 650 da 69 cavalli ma molto lineare senza uno strappo. Adesso torno a rapporti più appropriati, una bella terza e vedete come la moto è molto precisa. Le sospensioni hanno una giusta escursione per ammortizzare le buche della città ma poi si comportano bene senza troppo affondamento anche nel misto. La luce a terra in piega è ottima, prima di arrivare alle pedane bisogna veramente piegare davvero tanto e il motore se scalo marcia guardate anche che bello allungo ha, sono a 6000 giri ma sale tantissimo, arriva fino ai 10.500 giri di intervento del limitatore. Ve lo faccio sentire apposta in questo breve rettilineo. Il cambio è ben rapportato e innesti molto precisi, sono soltanto un po' duri e la corsa della leva non è cortissima. La frizione a cavo è invece ben modulabile. Il motore è fluidissimo, ha un bel allungo, la coppia viene fuori a partire dai 5-6 mila giri. È un motore che volendo ha carattere anche sportivo, ma sa essere molto dolce e lineare nel misto e nella guida in coppia. Le sospensioni
Come vi dicevo, hanno un affondamento contenuto, la forcella è regolabile, si comportano bene anche nella guida sportiva e sono assecondate alla grande dai pneumatici Dunlop di primo equipaggiamento. La frenata è molto potente, ben modulabile grazie ai due enormi dischi anteriori a margherita. Vi faccio vedere una frenata adesso, dietro non ho nessuno da 90 all'ora, mi arresto. Ecco, la frenata avete visto è potente, modulabile, ma anche molto dosabile dal pilota. Adesso ripartiamo. Vedete anche come maneggevole tra le curve questa moto, pesa poco più di 210 kg ed è una moto veramente scattante e facile tra le curve. I difetti del misto ne ha veramente pochi perché si guida col pensiero, non ci sono vibrazioni, guardate anche come scende bene in piega, anche nei cambi di direzione, adesso le valigie montate piene e guardate, è facilissima, col freno posteriore poi è un attimo chiudere la traiettoria. Sentite la progressione in seconda, ancora una salita di regime. Quindi, a parte la leva del cambio della corsa un pelino lunga, il comportamento della Versys nel misto stretto guidato è sicuramente promosso a pieni voti. Adesso siamo col cambio in automatico mappa S1, che è la versione sportiva con la curva più cambiata, più morbida, e quella più vicina alla drive. Chiaramente in salita potremmo anche mettere un S2, adesso proviamo a farlo, si può fare anche guidando, anche se in modalità S2 la marcia la mantiene, non cambia perché sta sentendo che è comunque una guida sportiva. Vedete, adesso non ha scalato in seconda, cosa che col manuale si farebbe, perché ecco, adesso l'ha fatto in questa fase, visto che c'è stato un accompagnamento con la frenata. Adesso passiamo invece alla cambiata manuale, che è quella più consona quando si guida in maniera un pochino più sportiva. E già che adesso prendiamo qualche bel colpo, vedete, vi posso dire che a livello di stabilità questa Honda si comporta molto bene, però ha una forcella che risponde in maniera un pochino brusca, quindi sugli avvallamenti risponde in maniera secca. Bisogna entrare anche quando c'è l'avvallamento con la moto già impostata, in maniera che la traiettoria sia molto pulita, allora assorbe comunque bene il colpo. Allora, perché bisogna tenere la marcia manuale quando si va su un pochino più brillanti? Perché comunque il cambio, che funziona perfettamente, gestisce la situazione momentanea, non può sapere se 30 metri dopo abbiamo una curva che chiude o che accelera, quindi lui si comporta in base all'apertura del gas, alla velocità e alla marcia che stiamo usando. Quando invece siamo noi a deciderlo, chiaramente è meglio perché riusciamo a vedere davanti quello che sta succedendo. Ecco qui il vantaggio del cambio manuale, vedete, anche in discesa permette di tenere la marcia corta quando vogliamo per dare il freno motore in impostazione di curva. Se invece lo mettiamo, vedete, in automatico, adesso lui legge che stiamo frenando, quindi scala. Terza, no, se freno deciso scala. Ok, perfetto. Vedete che anche in discesa comunque l'automatico riesce a seguire bene quello che è lo stile di guida. Autostrada, la Versys 650 è stupefacente e le do 5 faccine. Perché? Perché quando sei in sella questa moto sei protetto come sulle Maxi Enduro 1200. Hai un parabrezza alto che si può anche regolare, vedete, con questi pomellini qui, quindi può migliorare ulteriormente la protezione. La nostra versione Tourer Plus ha anche i paramani di serie, quindi mani protette. Le gambe sono ben inserite grazie al serbatoio, guardate proprio il disegno del serbatoio che ripara le nostre ginocchia. E poi il motore vibra poco ed è un motore molto propenso anche agli allunghi ad alto regime, senza vibrazioni. Quindi 5 faccine meritate per la Kawasaki. Invece la tua Honda GX? Caro Andrea, se dobbiamo metterla a confronto con la Versys, a questo punto io direi 3 faccine alla Honda, perché è vero che va benissimo in autostrada a livello di posizione di guida, vibrazioni contenutissime,
funzionalità del cambio stupefacente, anche se poi le marce usano meno, però effettivamente ha meno brio al motore, allunga meno dopo regime di coppia massima, la protezione dinamica è un pochino inferiore, quindi proprio perché a confronto con la Versys 3 faccine, caro Andrea, ci stanno. Grazie Gix, adesso vi abbiamo raccontato città, misto, autostrada e entriamo nel dettaglio delle moto per analizzare i singoli aspetti e partiamo dall'ergonomia. 5 faccine alla voce comfort per la nostra Versys. Perché? Perché l'ergonomia è studiata molto bene. Il manubrio è piuttosto vicino ai piloti più alti, però di contro rende la guida facile e la vita soprattutto facile per i piloti meno alti. E a proposito, la sella è 840 mm da terra, ma non spaventatevi perché è bella stretta e questa moto è guidabile anche dai piloti che non hanno la gamba lunghissima. E guardate poi il sellone enorme, comodissimo anche per il passeggero, che può contare sulle pedane gommate che smorzano tantissimo le vibrazioni. E per finire sempre il discorso del nostro secondo, guardate i maniglioni laterali, non posteriori, che sono una scelta sempre molto più comoda per quanto riguarda proprio la guida in due. Quindi 5 facce per la Versys e passiamo alla Honda. E qui siamo ancora al pareggio, perché anch'io do 5 faccine qui alla Honda, perché è una posizione di guida che ho trovato addirittura migliore rispetto a Kawasaki, perché il manubrio è meno vicino, quindi si adatta meglio anche se si è un po' alti. La sella del passeggero è un po' più bassa rispetto a quella, quindi vuol dire che c'è meno dislivello fra pilota e passeggero ed è più facile anche salire. Kawasaki si becca alla voce finiture 4 faccine non 5, quindi siamo vicini al massimo ma non lo raggiungiamo. Perché? Perché nel complesso la moto è fatta molto bene, guardate anche le verniciature e gli adesivi come sono posti, in questo caso sono sotto trasparente, in quest'altro no, però nel complesso è fatta bene. Quello che non ci piace sono queste plastiche molto cheap che coprono il telaio e anche il telaio posteriore. Vedete, è piuttosto massiccio, però sono gli unici appunti perché poi la finitura dei comandi, dei blocchetti elettrici, dei fanali, guardate anche la plastica come segue bene il taglio dei fanali, nel complesso le finiture sono molto curate e quindi 4 faccine ci stanno tutte. Maurizio, la Honda? Beh, le finiture della Honda, Andrea, anch'io sono convinto che qua siamo sulle 4 faccine, non di più, perché ci sono delle cose molto buone a livello di verniciatura, scelta anche cura nei dettagli, altre un pochino meno. Se guardate per esempio il pedale del freno posteriore è veramente di livello basso rispetto al prezzo di questa moto. Poi ci sono anche alcune parti in plastica molto estese non verniciate e quindi anche questo, anche qui nella parte frontale, toglie un pochino di pregio. Per il resto la qualità della dotazione di finiture direi che è molto elevata, quindi il 4 ci sta. Siamo alla strumentazione e comandi della Versys e qui le faccine sono 5, ci stanno tutte, perché Teo guarda di nuovo la strumentazione che stavi inquadrando, la strumentazione è molto chiara, magari non ha tantissime informazioni perché manca ad esempio la temperatura esterna, però troviamo la marcia inserita, la benzina, il consumo medio istantaneo e soprattutto il contagiri classico analogico che è molto leggibile e quindi dà le informazioni in maniera immediata. Passando ai blocchetti elettrici, come vedete quello di sinistra non è spaziale come vediamo su tante moto, tante maxi enduro di oggi, però è molto semplice, abbiamo anche le 4 frecce, tutto si aziona in maniera immediata, il clacson è al posto inferiore quindi lo si raggiunge subito e le leve sono regolabili, quindi nel complesso non c'è niente di spaziale, però funziona tutto in maniera egregia. 5 facce e passiamo alla Honda di Maurizio. Cruscotto totalmente digitale, molto ricco, ci sono tutte le informazioni, marcia inserita, consumo istantaneo, livello carburante. Soprattutto abbiamo questa striscia superiore del contagiri che può avere colorazioni diverse a seconda della modalità che state utilizzando e possono anche essere personalizzate. Non gli diamo un voto altissimo perché comunque rimane un display molto piccolo, per cui la leggibilità non è sempre ottimale. Passando invece ai comandi elettrici, molto particolare quello di sinistra, innanzitutto qui si nota il freno di stazionamento, avendo il cambio automatico chiaramente bisogna avere un freno e c'è una pinza aggiuntiva sul disco posteriore. Dopodiché qui avete tutto il blocchetto che comanda il DCT, per una parte di DCT perlomeno, quindi con questo pulsante si scanano le marce, con quello anteriore si passa al rapporto successivo. La cosa un pochino più critica è questa posizione del clacson, che poi come ci dice Andrea, che lui è quello che ha avuto più problemi a utilizzarlo, non sempre lo si trova. Il blocchetto di destra è quello che vi permette di inserire invece, di passare funzioni dal neutral alla modalità drive e sport. Abbiamo in questo caso una modalità drive e 3 modalità sport che sono arrivate sulla versione NC 2016, ricordiamo questo è un modello 2016, rinnovato nel 2017 unicamente per la colorazione, già l'anno scorso era €1,4. Andrea, cosa volevi dirmi di questo pulsante? È che spesso sento dire da chi ce l'ha che ci si abitua e stamattina c'era un ragazzo alla colazione che abbiamo fatto insieme che infatti mi ha detto sì mi sono abituato.
poi mentre arrivava qua, al posto di schiacciare il clacson, ha scalato marcia. Dotazione e prezzo della Versys E50. In questo caso le faccine, ve lo dico subito, sono 4 perché la moto ha un bel prezzo, 9.140, quindi non è proprio conveniente, però la dotazione è di un certo rilievo. Vediamo subito che abbiamo una forcella regolabile nel precarico e nell'estensione. Guardate che belli che sono i tappi verdi qua sopra, forcella della Showa. Poi impianto frenante con doppio disco da 300 mm flottante, quindi a livello di dotazione nel complesso la moto è fatta molto bene, ma costa anche parecchio. E vi ricordo che della Versys esistono addirittura 6 versioni che partono da 7.840 euro e arrivano su fino a 9.840 euro. Allora, prezzo della Honda, anch'io do 4 faccine, Andrea, perché questa è la versione top di gamma, quindi 10.490 euro, però vedete, manca la frizione, manca il comando del cambio, quindi questo, come dicevamo, è la DCT. In più ha anche la versione dotata di tutte le borse, per cui alla fine, se facciamo un paragone con Kawasaki, qui se prendiamo la versione corrispettiva con anche il bauletto, quindi la Grand Tourer, la differenza è fine di 800 euro, ma questa c'è la DCT. Quindi vediamo che in realtà sono abbastanza simili come posizionamento. Per quanto riguarda la dotazione, ricordavi giustamente tu, Kawasaki è il doppio disco, qua c'è il disco singolo. La forcella di Honda non è regolabile, c'è una Showa con valvola a intervento automatico, ma non è regolabile, e anche l'ammortizzatore posteriore non ha il precarico remoto. Nonostante questo ci diamo un bel 4 lo stesso. Motore e trasmissione della Versys, in questo caso le faccine sono 4, perché? Perché il motore è un gioiellino, va benissimo, è regolare sotto, è pieno ai medi e poi allunga, pensate un po', fino a 10.500 giri. Il regime di utilizzo migliore è fino a 9.000 giri, però sapete che avete addirittura un range così ampio. La faccina in meno se la perde sul cambio che è precisissimo negli innesti, però è anche piuttosto duro, e la corsa della leva è anche lunghetta, quindi in totale 4 faccine, e vediamo quante ne ha la Honda. Beh, motore e trasmissione, visto che qui abbiamo un DCT, qua il 5 è obbligatorio perché funziona veramente bene il cambio. Vi ricordo che si cambia marcia in 7 centesimi di secondo, quindi molto più velocemente di come faremmo con il cambio anche con un bravo pilota. L'intelligenza di gestione della trasmissione è veramente notevole, come dicevamo prima, superiore alle nostre capacità, quindi si sfrutta il regime di coppia molto meglio di come faremmo noi, come farebbe qualsiasi pilota. È chiaro che poi nel momento in cui si vuole guidare sportivamente si passa alla modalità manuale e quindi ci si diverte anche dal punto di vista proprio della guida. Però per quanto riguarda giochi di trasmissione, funzionamento della frizione, funzionamento del cambio, valutazione altissima. E per quanto riguarda il motore, è vero che non ha tanti cavalli, però se parliamo di fluidità a questo punto ne ha, perché gira e scende in basso molto bene, ha una curva di coppia molto regolare, mura un pochino in alto, questo è vero, ma parliamo di prestazioni, non di qualità del motore. Sì, ma io ti frego con le prestazioni, perché altra voce, parliamo di prestazioni pure adesso, e la Kawasaki, che è una piccola 650 da 69 cavalli, va invece come una lippa, perché allunga fortissimo, ve lo dicevo prima quando parlavo del motore e della trasmissione, quindi prestazioni molto divertenti, e c'è tutta la birra che serve anche nel misto. Quindi mancano le faccine, in questo caso le faccine sono 5, se le becca tutte. Invece Gix, la tua moto, ho visto che negli allunghi perdeva qualcosina dalla Kawasaki. Ma sì, se parliamo di prestazioni pure, considerato che con 7,5, beh, a questo punto le faccine diventano 3 il confronto con la Versys. E beh, il discorso è abbastanza chiaro, perché stiamo parlando di una quindicina di cavalli di differenza, 20 kg in più di peso, per cui insomma alla fine in accelerazione queste cose si sentono. Consumi della Versys, in questo caso la crossover di media cilindrata fa valere proprio la cilindrata contenuta e il peso molto basso. Pensate un po' che nei rilevamenti di Maurizio Tanca questa moto ha percorso addirittura 18,2 km in città, 25 nell'extraurbano e ancora 19,5 in autostrada, e in autostrada questa moto ha 130 orari effettivi al motore che gira soltanto 6.500 giri, un regime molto basso, perché poi, guardate un po', il limitatore interviene addirittura a 10.500 giri, quindi 4 faccine meritatissime per la Kawasaki. Honda NC750X, 5 faccine, visto che 6 non possiamo darle. Beh sì, qua bisogna eccedere volendo nei consumi, perché effettivamente la Honda consuma pochissimo. Pensate, in tanchetto è riuscito a fare in città 20,9 km al litro, oltre 28 nell'extraurbano e 23 in autostrada a 130 effettivi, quindi sono consumi notevolmente buoni, direi. Altro capitolo riguarda le differenze, in questo caso senza faccine, perché vi raccontiamo cosa cambia tra Kawasaki e Honda.
hanno in comune il motore bicilindrico parallelo fronte marcia, ma è l'unica cosa che accomuna queste moto, perché le differenze sono sostanziali. Beh sì, perché sono due filosofie completamente diverse. È vero che sono paralleli, distribuzione biarbero, però come vedete il motore della Kawasaki è più tradizionale, i cilindri quasi verticali, un telaio di impostazione più tradizionale, soprattutto questo motore a corsa corta, quindi per questo che ha più cavalli, gira più in alto, ha un tipo di funzionamento totalmente diverso. Honda invece ha scelto proprio per impostazione un corsa lunga, questo è il motivo per cui ha la coppia a regimi più bassi, allunga di meno in alto, però ha una fruibilità superiore e questa è proprio una scelta tecnica importantissima. Altra differenza importante sono i cilindri fortemente inclinati, perché qua stiamo parlando di una piattaforma NC, quindi vedete anche il telaio è molto basso, perché è lo stesso usato da Integra, quindi è quasi uno scooter come ben sappiamo. La scelta di posizionare il serbatoio sotto la sella, vedete qui c'è il tappo di rifornimento, ha creato quindi lo spazio per il nostro famoso vano portacasco. Abbiamo parlato della città, dell'autostrada, del misto, però qua manca il capitolo fuoristrada, sta avendo buio, muoviamoci. Scusa Gix, però mi hai fatto una testa tanta in redazione che non si chiamano enduro stradali e si chiamano crossover. Ruota 17, vero? Appunto, sono stradali pure, al massimo ci fai un bello sterrato, guarda che bello, vai in Camporella, vai dove ti pare. Lo sterrato sì, si può fare, ma l'hai voluto chiamare crossover? Crossover fanno questa roba qua. Adesso la prova è finita con le nostre crossover, che non sono le uniche crossover del segmento, ne mancano un sacco, ci sono altre giapponesi, ci sono le europee. Arriveranno dopo l'estate magari con altre comparative, perché adesso le moto che ci avete chiesto su YouTube erano in particolare Honda e Kawasaki. Adesso Honda e Kawasaki le lasciamo proprio a voi per i commenti qua sotto e vogliamo anche sapere nei commenti quali sono le prossime moto che vorreste vedere provate su moto.it. Ciao a tutti! Ciao a tutti ragazzi e ricordatevi di usare sempre protezioni e paraschiena, mi raccomando. Dimmi tu, fai un cenno con la zucca? Ciao a tutti, vi ricordo... Andate un po' dove vi pare, buttate gli zaini per terra, i caschi sulla collina. E ricordatevi di usare sempre... Ciao a tutti anche dalla... Aspetta, rifaccio. Va bene, lo rifacciamo. No, rifacciamo. Perfetto.